Ciao, benvenuti. Qualche giorno fa abbiamo chiesto al nostro pubblico su Instagram di rivolgerci qualsiasi domanda volessero sul nostro lavoro. È un lavoro che suscita molte curiosità in chi non lo pratica. Visto da fuori, diciamo che spesso è un mondo abbastanza misterioso e quindi abbiamo deciso di farci chiedere quello che volessero e avremo risposto con un video su YouTube, in modo da accontentare anche i curiosi che per il momento non seguono il nostro profilo Instagram. Ogni tanto mi vedrete guardare da quella parte, perché mi sono appuntato alcune delle domande che sono arrivate e alla quale risponderemo in questo video. Allora, partiamo con la prima, che è quella che ci avete fatto in assoluto di più. Quanti pappagalli avete? È la domanda che ci viene effettivamente rivolta più spesso. E la risposta può sembrare semplice e banale, ma in realtà non lo è, perché c'è un certo numero di pappagalli fissi nel nostro allevamento, sono circa 200 esemplari. Quelli sono gli esemplari che si riproducono qua da noi, non sono in vendita e fanno parte del nostro patrimonio, della nostra base riserva riproduttiva. A quelli si aggiungono tutti i novelli nati durante l'arco dell'anno, che possono essere in alcune stagioni molto buone un numero di molto superiore naturalmente alle coppie che sono in riproduzione. In più ci sono dei periodi dell'anno nei quali ci sono molti soggetti, tra virgolette, fermi in allevamento perché siamo magari nell'imminenza di una manifestazione che può essere un campionato di ornitologia o una mostra particolarmente frequentata, nella quale andiamo col nostro stand sistematicamente per proporre i nostri esemplari. Questa domanda però è insidiosa perché si tende sempre a, tra virgolette, giudicare, valutare un allevamento in base a quanti esemplari possiede, ed è fondamentalmente un piccolo errore, perché non è tanto la quantità di animali che si possiedono e che si gestiscono, quanto la capacità di questi animali di generarne altri. Mi spiego meglio. Se possedessimo 100 coppie di una determinata specie e non riproducessero, sarebbe perfettamente inutile tenerli qua, sarebbe anzi controproducente, dal momento che quelle 100 coppie richiedono del lavoro per poterli tenere al meglio, per poterli gestire. Il parametro fondamentale per valutare un qualunque allevamento di pappagalli come di altri animali è quanti novelli, quanti nuovi nati riesce a creare, a generare durante l'anno quella determinata riserva riproduttiva. È un parametro abbastanza difficile da individuare, ma avere 1000 animali per riprodurne 100 è abbastanza una follia. Altra domanda è: quante ore al giorno passate in allevamento? E questo è anche molto difficile da quantificare, perché ci sono diverse operazioni in un allevamento e ci sono periodi di maggiore impegno richiesto, come può essere la stagione dell'allevamento a mano, dove lì è richiesta praticamente una presenza 24 ore al giorno. Diciamo che tra le 8 e le 12 ore quotidiane sono necessarie, oltre che per l'alimentazione degli esemplari, per esempio per le pulizie, che sono un aspetto che porta via parecchio tempo. C'è, almeno nel nostro paese, un aspetto burocratico molto molto importante, quindi ci sono documenti da tenere in ordine, comunicazioni da fare agli organi competenti, ci sono coppie da formare, ci sono animali che devono essere, per esempio quelli in cui non c'è dimorfismo sessuale, vanno sessati, quindi per sessarli bisogna prelevare i campioni o contattare il veterinario che viene a fare il sessaggio chirurgico in allevamento, o inviare i campioni al laboratorio che si occupa di esaminarne il DNA. C'è da approvvigionarsi dei mangimi e del materiale necessario. Ogni giorno ci sono compiti da svolgere. Oh, questa è veramente bella. Quanto costa un pappagallo? Quanto costa un pappagallo?
è una domanda mal posta, perché è come chiedere quanto costa un'automobile, quanto costa un tatuaggio, quanto costa una casa. E la risposta non può che essere da dipende. Diciamo che mediamente i pappagalli sono animali costosi, quello è fuori di dubbio, fuori di discussione. Quanto costa dipende non solo dalla specie, ma dipende dalla mutazione e dalla selezione dell'animale. Difficile fare paragoni, poiché ci sono esemplari a parità di specie, a parità di mutazione, che sono molto molto diversi tra loro in termini di selezione, di struttura e di qualità in generale. E inevitabilmente i prezzi variano. Ora, la mia personale opinione è questa: si possono comparare come prezzo solamente due prodotti identici. Ora, se per esempio io ho deciso di acquistare un'automobile di quel modello, di quella marca, di quell'allestimento, di quel colore, solo a quel punto posso comparare i prezzi e, come è comprensibile, magari mi rivolgo a chi ha un rapporto prezzo-servizio migliore. Con gli animali, in generale con tutti gli animali, un discorso di questo tipo è molto improbabile poterlo fare, perché gli animali hanno caratteristiche diverse, qualità diverse, e quindi soffermarsi solamente sul prezzo, solamente sull'aspetto economico, normalmente porta a commettere un errore di valutazione. Comunque sì, ecco, bene essere chiari, i pappagalli in generale sono animali costosi, ma non tanto per diciamo avidità del settore, quanto per la difficoltà che si ha nel riprodurre un pappagallo. In linea di principio possiamo dire che però i pappagalli più economici sono quelli più facili da riprodurre. Noterete che gli esemplari dal prezzo più accessibile sono quelli che fanno figli con grandissima facilità. Addirittura ci sono persone che non sanno come fermarli, non sanno come farli smettere. E qualcuno addirittura si, tra virgolette, lamenta: ho comprato una coppia e dopo un anno ne ho 20. È il motivo per cui normalmente costano meno rispetto a specie che fanno un figlio ogni 2 anni, 3 anni, e magari per arrivare a maturità sessuale impiegano 10 anni. Altra domanda: se possediamo un'incubatrice, quale e qual è secondo noi la migliore? Ora, sì, certo possediamo delle incubatrici, utilizziamo questi gingillini qui, che sono delle Aircom 20 Pro USB, ed è secondo noi il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente in circolazione. Perché questo modello? Beh, per una serie di fattori tecnici abbastanza noiosi, ma principalmente utilizziamo il modello USB per un dettaglio proprio, cioè la possibilità tramite un software di regolare in maniera molto più precisa la rotazione delle uova e i tempi di rotazione. I marchi migliori probabilmente in generale sono 3, oltre alla Aircom che abbiamo appena detto, la Inca e la Grumbach. E direte: perché non utilizzate quelle? Ogni allevatore ha la sua filosofia, ogni allevatore ha la sua strumentazione di fiducia. Noi ci basiamo solamente su un presupposto: l'incubatrice in stagione riproduttiva è un apparecchio che sta acceso per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, magari 6 mesi consecutivi. Quindi, per quanto personalmente ci riguarda, l'affidabilità di un'incubatrice è l'importanza primaria nella scelta. Subito dopo c'è l'aspetto dell'energia. Questo particolare modello ha un consumo più che accettabile e non ha una dimensione tale da essere particolarmente energivora. Mi spiego meglio. Un'incubatrice da 1 metro cubo per incubare delle uova di pappagallo che sono grandi come una moneta, secondo il mio modesto parere, è una follia energetica.
andare a monitorare, gestire, controllare la temperatura e l'umidità in una superficie immensamente più grande del necessario, a mio modesto parere è una sciocchezza. Detto questo, però, ciò non toglie che ci sono delle macchine molto molto valide. Grumbach è uno dei mostri sacri in questo settore, secondo me è rimasto tecnologicamente un pochettino indietro. Si può vedere già dall'aspetto che tecnicamente di qualche anno fa, diciamo che è un tipo di macchina analogica. Poi chiariamoci, ci sono allevatori importantissimi che usano Grumbach, che hanno la stessa macchina da 20 anni. È un prodotto eccezionale, molto molto costoso, si colloca nella fascia molto alta di prezzo del mercato, però nulla da dire. La questione filosofica, almeno nel nostro paese l'energia costa tantissimo, e quindi cerchiamo di rendere l'allevamento il meno energivoro possibile. Inca invece è un ottimo prodotto, eccezionale. Un punto molto a favore dell'Inca è che ha dietro un'assistenza tecnica notevole, veramente notevole, dal momento che i produttori sono sostanzialmente degli allevatori, cosa che invece con Aircom non avrete. Non aspettatevi nessun tipo di assistenza da Aircom. A stento offre un'assistenza tecnica, ma veramente per andare su Aircom dovete conoscere molto molto bene la materia, non aspettatevi nessun tipo di assistenza. Grumbach onestamente non conosco l'assistenza, ma so che in alcuni casi state mandate delle macchine a riparare e hanno avuto un'esperienza più che positiva. Ripeto, in questo momento dovessi fare una mia personale classifica come incubatrici, per quanto mi riguarda sarebbe Inca, Aircom e Grumbach. E voi potreste dire perché non hai una Inca? Non abbiamo una Inca per un dettaglio tecnico abbastanza noioso, ma legato al tipo di nursery che abbiamo e alle vibrazioni generate che potrebbero ripercuotersi sulle uova, ma sono abbastanza sicuro che Inca risolverà la cosa e è possibile che negli anni prossimi passeremo a un prodotto Inca. Tra l'altro Inca segue la filosofia Aircom, che poi è la nostra, e cioè di non sovradimensionare le apparecchiature per non accavallarsi con un altro dispositivo. Cioè, molti allevatori tendono a lasciare il pullo appena schiuso all'interno dell'incubatrice e usarla di fatto come camera di schiusa. Si può fare con delle limitazioni, ma sarebbe meglio non farlo. Quindi bene avere due apparecchiature distinte, e per esempio Grumbach, come anche altre marche, ricorrono a delle incubatrici di dimensioni molto grandi proprio per permettere all'allevatore di, tra virgolette, fare a meno di una camera di schiusa. Sono filosofie, personalmente preferisco avere due apparecchiature diverse piuttosto che una che fa a metà entrambe le cose. Ultima domanda, poi penso che per oggi ne abbiate abbastanza. Come manteniamo i pulli caldi durante il trasporto? Mantenere i pulli caldi durante il trasporto è fondamentale e per farlo utilizziamo un apparecchietto che è questo qua, che ha un funzionamento molto elementare. Si collega alla 220 volts, alla presa di casa, si accende un LED, si accende una spia e sta accesa per circa 2 minuti e mezzo a 3. Spenta la spia, si stacca la spina e questo apparecchietto inizia a riscaldarsi fino ad arrivare a una temperatura di circa 50 gradi, non va oltre. Avvolto in un panno e messo nel contenitore del pullo, permette al pullo di avvicinarsi se ha freddo e di allontanarsi se ha caldo. Mantiene il calore per circa un'ora e mezza e impiega mediamente 3 minuti a ricaricarsi. Questo è comodissimo, lo rende comodissimo perché ci si ferma in un autogrill, si attacca la spina in bagno e dopo 3 minuti si è pronti per un'altra ora, ora e mezza di calore. Veramente fatto bene come prodotto, non costa molto,
Su Amazon ci sono delle recensioni non proprio lusinghiere, ma perché nasce come scaldamani elettrico. Ora esattamente non so la gente che aspettativa abbia da uno scaldamani, però vi garantisco che per l'uso che ne facciamo noi il prodotto è veramente veramente valido. E poi eccolo qua, insomma, ce l'abbiamo sempre con noi e, come vedete, spina e LED, la dimensione come vedete è quella di una mano. Noi lo avvolgiamo in un asciugamano e lo mettiamo nella vaschetta. Nella confezione c'è già un sacchettino di tessuto sintetico, ma preferiamo utilizzare qualcosa che può essere lavato, sterilizzato, come magari un asciugamano di cotone bianco normalissimo. Questo per evitare che il pullo ci entri proprio a contatto magari e possa scottarsi con quella temperatura abbastanza improbabile, ma non sia mai troppo prudenti. In più l'avvolgerlo in un panno rallenta un pochettino la perdita di temperatura dell'apparecchio. La superficie si riscalda tutta abbastanza uniformemente. Abbiamo notato che nel momento in cui comincia a scendere di temperatura, quindi smette il suo effetto riscaldante, la parte, per capirci, questa qua è quella che resta calda più a lungo. Ecco, il calore inizia idealmente da qua, inizia a scendere. Chiaramente non è proprio così, però la parte opposta alla spina è quella che si raffredda per ultima. Se dovessi essere interessato ti lascio il link in descrizione, è un apparecchio che costa pochissimo ed è utilissimo da avere in casa, anche se si ha un solo pappagallo, per momenti di necessità, di urgenza. Ci sono prodotti migliori? Sì, assolutamente, ci sono camere calde portatili, ci sono veramente veramente ogni tipo di dispositivo, ma tutto che si può guastare. Restare con una camera calda da auto magari in panne è un problema, i mezzi si possono rompere, insomma avere un dispositivo di quelle dimensioni con quella praticità di utilizzo, a mio modesto avviso, è un'ottima idea. Dal momento che, tra parentesi, per inciso, costa veramente poco, si può utilizzare in 1000 occasioni, si può portare con sé praticamente ovunque, si può tenere in macchina e all'occorrenza si utilizza. Capita durante i trasporti magari di partire col bel tempo e il meteo peggiora durante la strada, la temperatura cala drasticamente, quindi è bene essere pronti anche in quelle eventualità lì. Bene, direi di fermarci qui per questa volta. Di domande ne abbiamo veramente tante, ma magari saranno oggetto di un altro video. Se avete curiosità o volete approfondire qualcosa o avete voi stessi delle domande, potete lasciare nei commenti e alla prossima.